Ci siete? Siamo in diretta? Siamo in diretta. Eccoci qua. Ciao Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, incominciamo subito facendo le scuse perché ragazzi, per tutti noi oggi è la prima diretta, sicché faremo un gran casino, ve lo assicuriamo, no? Però, a parte quello, ci proviamo. Allora, io già qui non ci capisco più niente perché c'ho la chat, non ce l'ho qui dove vi vedo a voi, sicché per vedere poi i commenti, va bene, mi cambierò. Stavo vedendo che ci sono già diversi amici attaccati, visto che c'è Davide, c'è Jared, Aldo, Franco, Vittorio, Sbarba, c'è anche il grande Bruno, accidenti. Ora purtroppo che non Ciao, riesco io a vedere qua i Un commenti. saluto a Allora, tutti gli amici collegati. approfitto per presentarvi gli amici che stanno con me oggi. A me, insomma, un pochino mi conoscete dai video, penso. Ci abbiamo l'amico Ivan, l'avvocato del gruppo, uno degli avvocati del gruppo, grande esperto, non sappiamo in cosa, però poi vedremo. Infatti sono qua solamente in veste di raccomandato, sei l'unico motivo per il quale io sono presente, perché mamma Graziella ha voluto che io partecipassi e questo è il vero motivo. Mamma Gabriella, sempre mi domanda per te. Sempre mi domanda per te. E poi abbiamo il grande Ricky, che si è cambiato il nome per non farsi riconoscere dalla moglie, come parlerà magari di saponi e rasoi, che anche lui ci parlerà di un tema che abbiamo scelto durante questa live.
E approfitto per ringraziare Francesco Izzi, perché senza Francesco non ci sarebbe live, è il nostro regista. Buonasera, che ha montato ragazzi. Tutto. Buonasera. E sta qua con noi. Francesco. Grazie Francesco. Grazie mille. Allora ragazzi, il motivo di questa live è stare in compagnia, conoscerci, per questo mi piacerà, cercherò di portare amici in queste live, far conoscere il nostro gruppo, il Sacro Rotolo, belli, carichi, grandissimi, grande Aldo. E il Sacro Rotolo, si approfitto per invitarvi al nostro gruppo Telegram, e c'è anche il gruppo su Facebook, Sbarbiamoci senza pensieri. E niente, per parlare di rasatura, specialmente ora che viene l'inverno, un'oretta magari alla settimana cercheremo di farlo, portare qualche tema che vi interessi, sì, che approfittate, non so, sotto i miei video o se vi unite al gruppo potete menzionare qualche tema che vi piace e cercheremo di portarlo e alcune domande. Questa è l'idea, per aiutare chi si sta avvicinando alla rasatura e chi ha più tempo per passare insieme e condividere le nostre idee. Mi piacerebbe non solo rispondere a domande, se no in ogni programma all'incirca portare qualche tema che possa essere di interesse, che questi temi potete sceglierli voi durante la settimana. Francesco, però devi avvisare coloro che ci stanno guardando adesso che la mia presenza naturalmente è ristretta non a tutte le puntate, ma bensì solamente ad alcune, per cui probabilmente la prossima volta vi andrà meglio con gli ospiti, quindi state tranquilli, questa è una puntata zero ed serve per verificare se, nonostante la mia presenza, le live di Francesco possono andare bene oppure no. Ecco, ho spiegato il motivo vero della mia presenza. Grazie. Sì. È che gli ospiti, ragazzi, uguali che me, non è detto che dobbiamo essere per forza esperti di rasatura, è un programma per alleggerire un po' questo mondo, per divertirci, per passare insieme il tempo, fare due risate e poi parleremo anche di rasatura naturalmente, ok? Però questa è l'idea, per rispondere a alcune delle vostre domande che magari avete, se abbiamo la risposta. Ciao Tarenzi. Ciao Andrea. Tarenzi, buonasera maestro. Vado a prendere subito il CAI per lei per mostrarglielo anche in diretta. La prossima, qui si è staccato tutto ora, lo sapevo. La prossima la dovrò fare dal computer perché di qui è impossibile, non vedo. Un saluto anche ad Alfredo, che ci sta salutando da Siviglia, dove lui è andato a finire l'università. Non vedo i commenti dal telefono, è un gran casino, però ragazzi ce l'aspettavamo, è la prima, abbiamo fatto un sacco di prove, però non abbiamo fatto con tutti i commenti. Niente, comunque va bene, allora io vorrei approfittare per ringraziare, non so se è collegato, l'amico Domenico, Domenico Piemonte del gruppo Neofiti per Passione, perché mi ha fatto la pubblicità della live senza chiederglielo, veramente ti ringrazio Domenico, non so se magari la vedrà. Grazie mille. O se è attaccato, comunque grazie Domenico. Il gruppo Neofiti per Passione, lui è il Barbagianni, ha un canale YouTube, si approfitto per ricambiargli il favore e gli faccio la pubblicità. Chiedono dettagli. Ecco, c'è chi vorrebbe avere dei dettagli sul Sacro Rotolo. Allora Ivan, questo ex cancelliere del Sacro Rotolo, vi lascio con Ivan. Allora, il Sacro Rotolo è un gioco nato all'interno del gruppo Sbarbiamoci senza pensieri, dove a un certo punto, per darci un simbolo, abbiamo deciso che esiste un simbolo che sta in tutte le case, del quale non si può fare a meno, e che aiuta anche a tutti coloro che partecipano alla rasatura. Poi il Sacro Rotolo è diventato una sorta di archivio dove vengono postati i video che noi facciamo sul gruppo Sbarbiamoci senza pensieri. Sono dei video privati che hanno essenzialmente come finalità quella di mostrarsi per fare in modo che tutti possano avere dei consigli su come farsi meglio la barba da coloro che lo vedono e che sono più esperti. E naturalmente poi è nata anche una parte goliardica del Sacro Rotolo, col suo codice, con le sue regole. E poi abbiamo deciso, anche grazie all'amico Luca Benincasa, di fare questo simbolo che è diventato anche qualcosa di più e che speriamo diventi anche altro, di concreto. Ma questo si dirà magari successivamente.
ovvero sia qualche gadget che abbia quelle fattezze. Sì, e faccio una premessa, che per colpa del canale YouTube del Sacro Rotolo, dove caricavamo in teoria i nostri video privati, è nato il mio canale YouTube, perché ho fatto casino come sempre. Izzy mi ha dovuto accendere il computer in questi giorni e io pensavo che stavo caricando i video sul Sacro Rotolo, invece avevo aperto praticamente un canale YouTube, e quando me ne sono accorto mi sono ritrovato con una trentina, quarantina di ragazzi che si erano iscritti, e è nato il canale, sono andato avanti. Vabbè, piccola premessa. Premetto che il canale del Sacro Rotolo, quello YouTube, è accessibile solamente a chi ha il link, perché di fatto si tratta di video privati e per avere il link bisogna essere iscritti al gruppo Sbarbiamoci Senza Pensieri, tutto lì. Quindi un gruppo dove ci si vede in pigiama, appena svegliati, con le occhiaie, e sono proprio video privati, sono rasature private. Sì, che hanno uno scopo, sì, specialmente esatto. chi per esempio sta iniziando con lo Sciavette, col Mano Libera, di potersi far vedere, gli si può dare consigli, chi ha un pochino più di esperienza per aiutare. Per questo è nato il canale, con questo fine, e per prenderci in giro uno con l'altro, che ci piace. Esatto. Tipo Ciao Tommaso che ha appena commentato, vada che sì, chi ha chiamato il trio Lescano, gli facciamo Maramao perché sei morto. Questo è un altro poi in live. E pane e vin, soprattutto a Tommaso, non mancano mai, diciamo la verità. Sicuramente. La prossima volta metto un video mentre mi rado la schiena con lo Sciavette. Bravo Giosuè, bravo. Tanta roba. Allora ragazzi, se avete qualche domanda sulla rasatura, fatecelo facile oggi, dai, fate domande facili. Anche perché Gillette per passare allo Sciavette, quanto tempo deve passare? Non ho visto la domanda, scusate. Allora Mauro chiede: da giugno mi sono avvicinato alla rasatura tradizionale e ho comprato il Gillette, quindi immagino il King. Per passare allo Sciavette quanto tempo deve passare? Infine è vero che lo Sciavette è pericoloso quanto questo è un tema che proprio avevamo preparato per oggi, e l'amico di qua è chi è incaricato di risponderti. Perché? Perché è l'ultimo che ha imparato a usare lo Sciavette, e come un testone, e gli avevamo dato dei consigli, lui ha fatto tutto l'incontrario, è partito con lo Sciavette più difficile che c'è, che è il Magic. Allora Ivan, rispondigli all'amico Mauro. Poi rispondo anche a Tarenzi, che mi ha fatto una domanda che appuntiamo sul nostro taccuino. Allora, secondo me non deve esistere un tempo nel passaggio tra l'utilizzo del rasoio di sicurezza e lo Sciavette. Secondo me non c'è assolutamente un tempo. Il tempo è quello determinato dalla voglia di imparare a utilizzare un altro strumento che secondo me col DE non c'entra assolutamente niente. Teoricamente si potrebbe passare dal multilama direttamente allo Sciavette, però ecco dove i consigli che che io non ho seguito. Io ho iniziato a utilizzare lo Sciavette partendo probabilmente dallo Sciavette più difficile che c'è in assoluto, ma per il semplice motivo che, scimmiato da vari video inizia anche tu a usare lo Sciavette qua là su giù, un giorno esco per strada e mi sono comprato il primo che ho trovato, e avevo comprato un Magic, che è uno Sciavette dal manico molto leggero, con un'esposizione bella tosta, per cui io ho iniziato in quel modo. Però dovessi tornare indietro, probabilmente la strada migliore sarebbe quella di comprare un clone di un Feder o di un Kai da utilizzare con le lame Artis Club, e soprattutto con le Artis Club senza guardia, perché in quel modo è possibile utilizzare delle lame che hanno la capacità di tagliare, ma senza tagliarsi, cioè rasano, ma non ti tagli, nemmeno se compi un errore. Perché qual è il problema dello Sciavette? Lo Sciavette non è pericoloso in sé. Lo Sciavette è pericoloso quando tu compi dei gesti involontari e quindi ti tagli quando non ti stai radendo. E questa è la cosa incredibile. Io qua
non so se si vede adesso, ho una cicatrice che me la sono fatta mentre mi passavo lo chavette dalla mano destra alla mano sinistra e malaccortamente me lo sono poggiato. Un altro mentre rispondeva a una domanda, ma il caffè lo vuoi? E mi sono distratto. Quindi lo chavette in sé non è pericoloso, basta utilizzare l'angolo giusto, basta iniziare a imparare le pressioni. È vero però una cosa, che rispetto al passaggio al mano libera allo chavette probabilmente è meglio utilizzare prima il rasoio di sicurezza, perché il rasoio di sicurezza insegna a pesare la mano e soprattutto evitare di fare troppa pressione. Le pressioni sono la cosa fondamentale per l'utilizzo dello chavette. Penso di aver risposto alla domanda. Per quanto riguarda la domanda a Terenzi, allora, avendo io il clone della Feder e avendo l'originale del Kai, al di là delle qualità costruttive, proprio a livello di struttura del rasoio, uno che ha le guancette più permissive, l'altro che ha una geometria che somiglia a quella di un rasoio wedge, per cui molto più a cuneo. Mi è caduto l'auricolare. Io mi comprerei il Feder. E che volevo fare una parentesi con relazione a quello che dicevi del Federe e dei cloni. Certo, a prima vista sembrano uguali e sembra che semplicemente reggano la lametta, però quando uno li studia si rende conto che l'originale ha una piccola differenza. Per questo Feder fa 3 o 4 modelli di chavette, quelle rame, quelle Artist Club, specialmente quello che ho io, che è quello che loro danno per principianti, che è l'SS, ha le guancette ingrossate che in teoria non andrebbe usato come io lo uso, perché io lo uso tipo mano libera molto aperto. Quello andrebbe schiacciato in faccia, bisognerebbe pigiare, fare in modo che le guancette schiaccino la pelle e poi venire giù con la lama che taglia di... Io lo uso come se fosse una chavette normale, veramente non lo sto usando come raccomanda Fede, però una piccola differenza c'è. E Ricky, te che dici? Perché Ricky è un manoliberista. A Mauro che gli dici? Ma allora, se si parla comunque di chavette, io purtroppo, allora, di cavolate già in affilatura col mano libera avete i video e quindi sapete tutto. Ho avuto la sciagurata idea di comunicare alla mia compagna che mi sarebbe piaciuto entrare nel mondo della rasatura, iniziare a radermi diversamente dal multilama. E ragazzi, io dopo 30 anni di multilama ho cominciato con lo chavette. Il primo mese e mezzo, finché poi non ho comprato un King, praticamente Scarface, è inutile che ci neghiamo, perché le pressioni, non conosci le pressioni. Logicamente stiamo parlando di 2 anni fa, e se cominci a vedere qualche video, a differenza degli youtuber che ci sono, comunque vieni catturato, ma non è polemica, non è niente, vieni catturato comunque da Luca Dinaro, quello che comunque compare più di tutti, però anche lì, ma senza colpe o meno, non capisci quando si parla di non pressioni fino a quando non porti proprio le omelette in tavola. Quindi sicuramente DE, assolutamente, ti avvicini in questo mondo DE, e poi quando la mano comincia ad alleggerirsi, secondo me forse è meglio il mano libera e poi ti dedichi allo chavette. Lo chavette non perdona. Il mano libera, cioè devi avere proprio la katana delle katane, però, cioè, tra virgolette, ti devi impegnare. Infatti questa è la suggerenza che noi nel gruppo sempre diamo: imparare con l'Artist Club, perché guardate la differenza di lama, il lungo di questa è una mezza lama, questo è un Parker, che, come diceva Ricky, incominciare con queste lame è molto molto più facile. Poi se usate, come diceva Ivan, quelle con la guardia, che praticamente sono dei dentini che proteggano per non inficcarsi la lametta in faccia, è molto più facile. Io con questo rasoio, Mauro, ti consiglio che puoi iniziare subito e vedrai i vantaggi più che con lo chavette sul DE, perché a me, da quando un paio di anni fa ho imparato a usare lo chavette, mi è migliorata tantissimo la mano con il DE. Ho sentito che si è alleggerita la mano. Sì. Un'altra domanda, scusatemi, che era stata messa la ciotola che ho, è che Izzy se l'è fatta una oggi, spero che la moglie non stia connettata, perché in 2 giorni si è fatto 2 ciotole, e questa la fa Elisabeth Occhi.
La mia in particolare è il modello, quello medio. Oggi parlavo proprio con Elisabeth. Sì, che, guarda, sono veramente bellissime. Io gli ho fatto fare lo scudo di Firenze, però ci sono anche su Etsy, c'è la sua pagina, lo puoi già comprare già fatte. Dovrebbe essere Chama Wama, un nome del genere. Sì, corretto. Le rasoline, c'erano tante domande che avevi messo, però non le ho lette tutte. Se possiamo tornare indietro, non lo so, per cercare di rispondere il più possibile. Può essere considerato una valida alternativa allo Chavette, taglio uguale o migliore? Per me è differente dallo Chavette. Magari la posizione della mano in alcuni momenti ci assomiglia, anche se c'è il vantaggio che c'è la lama da tutte e due le parti e alla fine con una sola mano riesci a farti la barba completa. Con lo Chavette c'è i pazzi come Aldo che ce la fanno a farsela, ma lui si fa la barba anche con una cannuccia, con una lametta attaccata sopra. Una persona normale normalmente preferisce usare le due mani con lo Chavette, normalmente. Aldo no, vabbè, lui si la fa anche con i piedi, però il rasoline lo vedo un pochino diverso. Magari può essere uno scalino prima non lo so, dello Chavette, però insomma anche il rasoline richiede un pochino di attenzione, perché è più facile tagliarsi secondo me con un rasoline che con un die. Non so se voi l'avete provato il rasoline. So che te, Ivan, hai provato il Fat Boy, no? Oggi o ieri? Io ho provato il Flat Boy, sì. Bisogna ricordarsi che non è proprio un DE, che bisogna utilizzarlo con un angolo molto aperto, molto più simile a quello di uno Chavette, per cui sì, è molto molto efficace. Devo dire che una volta che parti e prendi la mano ricordandoti l'angolatura giusta, è una pialla stratosferica. È anche molto piacevole e divertente da usare. Sì. Te, Ricky, l'hai provato? Ecco. No. Io onestamente, a parte che ce l'ho qua dietro, ma sto a tirarli fuori. Io diciamo che in viso alterno attualmente i 3 mano libera che ho, quindi dal grifo Mastrolivi, Baciami Subito da ordine sul sito dei Fontani e il Bambola che ho preso da loro, ai quali ogni tanto alterno oramai il Parker, dovrebbe essere l'R, credo, è quello col manico tutto in alluminio, l'SRX. L'SRX, giusto, è vero, l'SRX. Poi fai conto ogni tanto lo Shibumi, e vabbè, poi quando magari è non mi rado quando sono irritato, però magari quando vedo che la pelle si è rimarginata, attualmente lo stiletto. In testa oramai regna solo lo stiletto, ma diciamo che abitualmente è stiletto, Legione Slant di Goodfellas e il King Gillette. Sabato scorso, perché avevo 4-5 giorni di crescita, ho usato l'Icon B1 OSS. Ho usato anche l'Icon B1 Slant, ma non è un bastardo silente, è pericoloso B1 Slant, perché non senti la lametta e praticamente su questo lato qua, una roba di 1 centimetro, niente di che, però ha portato via. Dopo ne parliamo della rasatura destra, perché era per dirti questo. Mi domandano questo, però come io ancora, a parte qua dietro, che sto un pochino più grave come Ivan. Sì, dopo vi saluto anche Ivan Scabbio, scusate se mi permetto di interrompervi. Sì, che ha fatto una domanda interessante, ora gli rispondo. Sì, Andrea, lo Shibumi per certi versi fa paura, perché comunque col manico diritto. Allora, rasatura comunque la trovo io addirittura con lo Shibumi avevo preso mano, addirittura riuscivo a farmi la testa, usandolo anche quasi come per pettinarsi. Poi perdi la mano via. Poi, comunque quello ne parliamo dopo, però era per dirti, ho dei DE, ma mi fermo lì con i DE. Io li consiglio, io non li so consigliare, allora dopo gli consigli magari tu qualche rasoio e qualche
qualche accortezza sulla rasatura della testa. Sì, voglio rispondere alla domanda di Ivan, per piacere, se me la rimetti, quella dell'allume, se la trovi, l'avevi messa in rilievo un pochino prima, e mi domandava, ho notato che l'allume lo passi sempre, non ti rovina il post rasatura, specialmente con certi saponi belli burrosi o tallowati, e all'incontrario, proprio con quei saponi burrosi e tallowati, lo spiegavo nel video di oggi, l'allume non lo so che effetto fa, se si mangia la parte saponosa e lascia in faccia la parte grassa del sapone, però oggi, dopo che mi sono sciacquato, mi erano rimaste delle macchie bianche che sembrava che mi ero messo della Nivea, della crema. Tira fuori tutta la parte burrosa del sapone e sento la pelle come se ci avessi messo già un balsamo. Infatti, a volte quando mi sbarbo da solo non uso nemmeno aftershave, uso l'allume e sono già a posto. Ho sentito quello, con i saponi vegetali si sente molto meno, saponi che non sono molto grassi, per esempio con una Proraso si tende a seccarmi la pelle l'allume, ma con questi saponi super grassi, passato così, sento invece che me la fa diventare ancora più morbida. Poi, tieni in considerazione, vivo in un posto caldo, la pelle grassa, sudo molto, a me mi ci vuole qualcosa che mi sgrassi più che mi nutra, se no mi riempo di punti neri, ho problemi con la pelle molto grassa. Comunque, no. Ma poi, allora, logicamente io capisco che se poi andiamo a comprare 35-40 euro di sapone, posso capire che ti pianga il cuore, perché finisci di sbarbarti, senti la pelle così. Allora, diciamo che personalmente io faccio una questione di dire, voglio sentire come ho la pelle a fine rasatura, cioè dopo che ho messo tutto. Posso capire che magari uno dice, ma non apprezzi il sapone piuttosto che l'effetto di un after o meno. Mi interessa la salute della pelle, quindi è ovvio che uno dice, sono capaci tutti, no? Però onestamente vedo che c'è, per esempio, i Messner Tremonia, nonostante siano addirittura quasi vegani, mi lasciano la pelle è un trattamento estetico il Messner Tremonia. Non ho mai provato magari Martin de Candre, ma Messner deve trovare il suo cerchio dentro. Io sono di questa idea, dentro della forma come si rade, cioè non c'è un manuale come nel calcio che devi giocare con quelle regole. La rasatura, ognuno di noi praticamente fa le sue regole. Io sarà 10 anni che uso l'allume e mi sto trovando benissimo. C'ho la pelle, mia moglie me la invidia perché solo con prodotti di rasatura, a parte c'ho spesso un patrimonio, spero che non sia attaccata ora. Però insomma c'ho una pelle veramente, me la sento ottima. Papà Natura me l'ha data morbida la pelle, va bene, ho la pelle grassa, ho questo vantaggio, però insomma mi va bene. Magari a un altro usare l'allume tutte le volte non gli va bene, lo dovrebbe usare solo se si taglia o per determinate cose. Per esempio io cosa usavo per molto tempo, prima di fare i video, poi ho smesso, questo è il Raso Zero, è il Prema, dentro c'è un'altra cosa. Io mischiavo burro di karité e Noai, o cella in gel, in prebarba in gel, li mischiavo all'incirca 60-40, 70-30 e lo usavo come prebarba, perché? Perché il burro di karité qua lo mandano i dermatologi perché è un protettore solare naturale e veramente usandolo come pre non è che mi aiutava in rasatura, semplicemente mi lasciavo un post rasatura anche con la Proraso che faceva paura, era qualcosa che usavo. E ora ho smesso di usarlo facendo i video perché veramente cambia un po' il sapone a volte, però era qualcosa che a me per esempio funzionava. Vero, ma così come funziona anche idratarsi la pelle circa mezz'ora con una crema idratante, mezz'ora prima di farsi la barba, poi tutto quello te lo ritrovi in post rasatura. C'è chi lo usa, però se utilizzi anche saponi, però c'è chi dice che no, che ammorbidire la pelle prima della rasatura non andrebbe tanto bene perché potresti tagliarti più facilmente. Ma mezz'ora prima, quando la pelle è assorbita, non è morbida, è idratata, per cui addirittura è anche più tonica e la tonicità comunque aiuta. Rispondendo alla domanda di Ivan, se non è cancerogeno, spero di no, perché no. 10 anni che lo uso. Però ci sono degli studi fatti dall'Agenzia del Farmaco comunque, perché comunque
Io ho parlato con un amico che è chimico, mi ha detto di no, l'importante è sciacquarlo bene, come noi lo usiamo per qualche secondo e poi ci sciacquiamo, mi ha detto che in teoria non dovrebbe dare nessuna reazione. Poi se uno vede reazioni deve smettere di usarlo. Sì. Anche Andrea ci sta dicendo che perché la pelle non lo non essendo assorbito dalla pelle non ci sono controindicazioni. Lo stesso mi ha detto questo amico chimico, mi ha detto che non fa male, però sì, di non lasciarlo nella pelle, visto che qualcuno a volte lo lasciano, va sciacquato bene, semplicemente perché un sale può seccare la pelle. Infatti. Ho avuto la stessa informazione di Tarenzi, grazie Tarenzi per confermarlo. Sì. Il post-rasatura secco è davvero un problema quando molti utenti amano l'esse alcolico che in sé secca la pelle, oppure un balsamo, una crema idratante mica risolve il problema. Dipende come ti piace, Alessandro. Io sono per il secco, per l'aftershave secco, infatti glielo dicevo a Bruno, spero che lo faccia, mi ha detto che faceva ora degli aftershave delle sue linee un po' più secchi, meno oliosi, però per il problema che ho della pelle grassa è che vivo in un posto caldo dove, ora ragazzi, io qui sono le 4 del pomeriggio, cioè nel bagno ho dovuto mettere un ventilatore, con caldo si muore. Io sono tutto il giorno sudato, infatti mi faccio 2 docce al giorno. Se uso molti balsami, molte creme sulla faccia è un casino. Devo usare qualcosa che me lo secchi. Poi sai, dipende anche dal tipo di pelle, penso io, no? Su questo Andrea anch'io ho lo stesso problema. Io sono fortunato, io ho una suocera invece che è un amore, mi fa tortellini. Io ce l'ho 2 piani sotto. No, allora io personalmente qui posso dire che non è che adotto un trattamento di supporto alla rasatura. Pre-barba dai Proraso a io ancora 2 spiffero e un mezzo, no scusami, 2 barbacche e un mezzo spiffero di raso zero, e poi vabbè i gel da Dawn of Glory, ma diciamo sempre dai 5 minuti, 10 minuti prima della rasatura. I pre-barba in crema. Anzi adesso sto usando, non è pubblicità o meno, l'ho preso l'altro giorno, uno degli ultimi acquisti, sto testando proprio il barattolozzo di 3P e sto vedendo... Ci devi fare il bagno? No, ho voluto fare la scorta perché allora comunque sui siti lo trovi a 2,80 € e qualcosa i 100 grammi, 11 € il chilo. Qua in Canada c'hanno il barattolino piccolino. Mi sembra che sta sugli $10-11 il barattolino piccolino in Canada. Qua io con la stessa spesa ci ho preso il chilo, quindi... Quale che la Proraso qua costa $10, il tubetto di Proraso qua costa come un Adrian Evans a me praticamente. Io c'ho questa qua, io uso questa qua, ma più che altro la uso per le pizzicate di zanzare, la PrEP, perché onestamente a me in faccia questo odore non è che mi... È canfora. A me piace, e non a caso per quello piace tantissimo Utimol di Estrocosmesi, che è il sapone che si basa sul dentifricio, quello vintage rosa, perché è a base di canfora. Ecco, qua, guardate, la crema di Estro mi va abbastanza bene perché la pelle me la assorbe veloce. Questo qua, perché dipende anche dal prodotto. Un'altra crema sono le creme, quelle della Stirling. Sì. Anche queste si assorbono molto velocemente, non mi lasciano la parte grassa. Però, per esempio, sto troiaio qui che ho comprato su Amazon, che mi piaceva perché c'era braccio di ferro, questo non lo posso usare perché questo l'ho usato una sera prima di andare a letto. Mia moglie ha dovuto lavare le fodere dei cuscini e avevo lasciato tutta la patina di olio sembrava che avevo cambiato l'olio della macchina sopra i cuscini. E dicono che sia meglio quello dei Simpson come pre-barba o come dopo barba, non so. Comunque, rispondendo alla domanda che avevano fatto, ma io a volte dopo la doccia, a volte non uso l'aftershave, se no che mi metto un pochino di crema, ma non è che ho un'abitudine. E come mi gira e a volte mi metto qua davanti, vedo una profumazione che mi viene voglia e allora me la metto, però non ho questa abitudine. Normalmente con un aftershave alcolico, questi saponi americani che specialmente uso molto grassi, già come
come pelle sono a posto. Poi ora mi sto facendo la barba ogni 2 giorni, sicché io me la facevo 2 volte al giorno la barba prima di entrare nel mondo YouTube. Facevo solo verso del pelo un mezzo traverso, però me la facevo la mattina e la sera facevo la doccia e me la rifacevo. Sicché ho la pelle che è un cuoio, non è più una pelle. A parità di prezzo c'è Cella 3P per me, io il Vitos rosso, tallowato al cocco, c'è di meglio, tanto di meglio. Sì, vabbè, a parte che... io la 3P non l'ho mai provata, quindi non posso parlare. Guarda, io sto provando tutti i mandorlati, quindi ti posso dire che c'è, secondo me, ma nel senso perché non è la classifica o perché Alessandro ha espresso un giudizio, perché secondo il mio parere, a livello di fragranza, Vitos è quello che sa di mandorla ma senti tanto il sapone. Per la fragranza poi viene su la 3P, poi viene Cella. Ma scusa, la 3P sa a mandorla? Sì, anche la 3P è mandorlata. Non lo sapevo, pensavo che era mescolata. La Vitos di cui parli tu è quella dove c'è scritto vegetale sulla... Esatto, dopo quella in ciotola bianca. Esatto, dopo... Okay. No, scusami, allora, ho sbagliato. La prima è Figaro, per me quello più scadente come fragranza è Figaro. Sto parlando di fragranza, non di sapone. Poi 3P, Cella, il Vitos, quindi quello bianco, che già sta a una bella spanna rispetto a questi 3, proprio come fragranza. Dopodiché ha 4 galassie con motori a curvatura, Almond Cream di Stirling e l'ultimo, vi farò un video così, Amaretto di Moon, ragazzi, Amaretto di Moon. Però attenzione, non è mandorla, è amaretto. Amaretto. After, quale che è questo qua che ho qui, non so, si vede? Sì. No? Sì, si vede appena... Ora viene giù tutto, esatto, ora viene giù tutto. Fatemi mettere il supportino, se no mi viene giù tutto qua. Questo è americano, quest'anno ho fatto marzapane, cioè veramente dandolo qua sta di marzapane, poi quando lo monti cambia completamente, però così in barattolo è spettacolare. Almond Cream fondamentalmente di Stirling, il sapone da di marzapane, quando ti dai l'after addirittura sembra quasi l'orzata. Cioè, io mi ci farei il bagno, poi adesso ho gli altri, quindi devo finirli, però ecco, diciamo che amaretto non mi toccate Figaro. C'è Michele che non vuole che tu gli tocchi la Figaro. Sentite, puoi rimettere la domanda che avevi messo di stiletto? Guardate, qualche minuto prima di entrare in live stavo parlando proprio con un ragazzo con relazione allo stiletto, no? Che era un po' arrabbiato perché ha pagato lo stiletto rivestito 150 euro e ora risulta che stanno mettendo il rasoio 30 euro più economico, no? Allora, io ce l'ho, so che Tarenzi anche mi sembra che l'ho approvato, lo stiletto, non sono sicuro. Io ho la versione aggressiva e come rasoio rade veramente bene. So che a qualcuno dava noia che nella parte interna si vedessero le lavorazioni del torno e della fresa, anche se nel mio così nero non è che si vedano tanto, forse in quelli più chiari si vedano di più. Onestamente come rasoio taglia bene, hanno scelto un materiale forse troppo caro, potevano scegliere un materiale più economico, forse se ne sono resi conto perché stavo vedendo che il Donghi nei commenti che faceva diceva che forse, o da quello che ho capito, il prossimo stiletto, il prossimo rasoio sarà fatto in un acciaio 303, che penso che è il meglio che possano scegliere per fare queste lavorazioni, perché è un acciaio che si lavora molto bene. Questo qua è molto aggressivo, anche per me che sono amante dei rasoi aggressivi è veramente molto aggressivo. Non so come vanno gli altri due, quello medio e quello delicato. Come somiglianza questo qua mi assomiglia a pochi rasoi perché si sente molto la lama, sicuramente molto di più secondo me che un Game Changer anche 95, che è molto aggressivo. Ora non so gli altri due. E con relazione ragazzi mi state domandando in molti se lo vale o no. Secondo me 120 un acciaio titanio lo vale, mi è sembrato veramente bello quello nuovo che hanno fatto. Magari se non amate rasoi veramente aggressivi, passate da quello più aggressivo, prendete il medio. Comunque sono bei rasoi, rade veramente bene questo. Però forse
Emanuele, quello che ha fatto la domanda sullo stiletto, si riferiva a quello in alluminio. A quello in alluminio? Lui voleva parlare di quello. Che è una bomba. Bisogna dargli atto, comunque a Goodfellas ha tirato fuori con quello in alluminio. Sì. Terenzi ci ha fatto anche una bellissima recensione comparandolo con il lupo. Con il lupo. Perché io non ce l'ho il lupo e sono d'accordo con lui, questo qua è un bel rasoio delicato e rade profondo. Io ci trovo bene, anche se non amo tanto i rasoi super leggeri, parecchio leggero come rasoio. Se posso parlare io, per me è stata una rivelazione. All'inizio ero titubante, poi sentendo i pareri di alcuni, non ultimo Terenzi che disse che si trattava di un rasoio molto divertente, ho deciso di comprarlo e a me piace tanto. Delicato, gestibilissimo. Difficile di tagliarsi con quel rasoio. Ed è difficilissimo tagliarsi, ha un comfort impressionante, però al contempo è molto efficace, anche in contropelo non lo senti. Per me è una rivelazione. Io riesco a fare praticamente, chiamiamola la settimana lavorativa sulla testa con stiletto, e ogni volta che mi rado pelo, traverso e contropelo esce una sfera di ghiaccio, cioè non c'è niente, sembra parlando della testa, approfittiamo. Che rasoi consigli? Che siano efficaci o che non facciano sentire la lama? Perché cos'è quello che cercate voi che vi radete la testa? Un BBS assoluto perché vi dà noia la ricrescita, no? E che come non sono raso? Allora, sono le stesse cose che tu cerchi nella rasatura della faccia. Cioè, fondamentalmente l'attenzione che poni al viso è la stessa che riservi alla testa. Parlo per come lavoro io. Ecco che abbiamo anche il quarto ospite. Eccolo, bello. Avete anche lo spettatore. C'è Jack. Per quello che mi riguarda, diciamo che a me personalmente piacciono i rasoi delicati, non solo in testa, anche in viso. Dopodiché Chavette e mano libera li prediligo e lì vanno bene le katane. Basta che siano morbide. Però quindi in testa prediligo il rasoio dolce perché innanzitutto la testa comunque è un po' irregolare come forma, e in ogni caso quindi avere un rasoio con troppa esposizione ti facilita proprio o l'irritazione o il taglio. Ho capito. No, perché per esempio io mi rado i bracci, no? Come sto lavorando con prodotti alimentari, a volte devo pastare. Allora, come avevo i bracci molto, molto pelosi, avevo paura che mi si staccassero i peli, ma poi mi sembrava anche antigenico. E ho iniziato a radermi i bracci. E a differenza della faccia, se nei bracci uso rasoio efficace, mi riempo di peli incarniti, specialmente qua nella parte opposta del gomito. È una cosa pazzesca, mi riempo di brufoli composti, peli incarniti, che devo usare. Guardate, sto usando questo rasoio qua, che è il Carve, che per alleggerirlo gli ho montato il manico in alluminio e sto usando la piastra, che è la più delicata che ho dei Carve. E con questo è che riesco a non farmi peli incarniti, però se uso anche un R89, qualcosa di più performante, mi riempo i bracci. Per questo ti devo fare la domanda, perché molti mi chiedono: questo rasoio lo useresti per la testa? Non so cosa rispondermi. Allora, io per la testa, ti ripeto, come dicevamo prima, passando da robe tipo The Jackass, quindi allora diciamo che le pazzie sono state comunque lo Shibumi, lo Chavette, il Gold Dollar, perché gli altri mano libera quando cominci ad appoggiarli qua così l'Icon, quello diciamo lo Chavette dell'Icon, non mi viene quello proprio pesantissimo come fendente, sai che non mi ricordo, l'Icon Tech, scusami, non mi viene. Tech. Questo che ha commentato Ital Casa Madera, sapete chi è? No, è Salvatore. Quel rinnegato di Salvatore, che io neanche saluto perché ormai ci ha abbandonato. Io non lo conosco.
Grande amico, era l'amico più vicino che avevo, è andato via. Adesso lo sto vedendo io, quindi lo teniamo in caldo. No, vabbè, ti dicevo, sono passato... esatto, Andrea. Ho fatto anche l'Icon Tech, però allora, quelli era non fate questo a casa. Normalità, oggi come oggi è stiletto, quindi se dovessi consigliare un rasoio è stiletto. Benissimo. Vabbè, allora, perlomeno già so cosa consigliare se me lo domandano. Al secondo posto... Fai questo. Al secondo posto ti direi... Sì, questo andava bene, ma questo si sente parecchio, la lametta, sicché ho detto, ma non ti so dire, che la lametta si sente. Allora... È lì, quello che usa la mezza lametta e se... Okay. Anch'io, Salvatore. Allora, ti dico questo, con stiletto vai tranquillo e ti fai tutti i passaggi che vuoi, dopodiché ottieni veramente il BBS. Io con stiletto sia a qualche punto lo cerco, ma diciamo il 10% della testa, l'altro 90% viene di conseguenza con i 3 passaggi. Al secondo posto metto il King, Gillette, e al terzo il Legione Slant di Goodfellas, perché comunque sì, è delicato. Sì, nel senso che con la metta sbagliata praticamente è un attimo eventualmente irritarsi in contropelo. La procedura è la stessa identica della faccia, quindi comunque che sia in crema o gel. Diciamo che prima passo l'acqua, o comunque immergo la testa in acqua per un paio di minuti, sapone, e col sapone ce ne va tanto perché non sembra, ma la superficie comunque è parecchia. Fai i passaggi che devi fare, dopodiché come fai tu, schiuma al lume, io sempre anche in faccia, schiuma al lume, perché mi piace sentire, se non fosse che stanno andando le lame durano poco, anche One Blade per la testa è ottimo. Sì, bravo, bellissimo, sì, ce l'ho qua, guardalo. Sì. Questo è favoloso perché questo è delicato e come la testina è bascolante, sì. ti aiuta molto, immagino, dove non ti vedi, a tenere l'angolo giusto. Va bene, grazie mille Ricky per la tua esperienza della testa, già siamo esperti. Mi sa che prima o poi me li faccio i capelli così riesco a finire i saponi. Allora non ti nascondo che comunque ogni tanto pennello di maiale così mangia pure di più e sfoghi. I saponi tutti, perché alla fine li ho provati. Vedi, Bruno è un esperto. E c'è qualche youtuber che si rade la testa, ma non sono molti. E Riccardo, vi invito a scrivervi, mi sono scritto, si chiama Riccardo Rasatura Tradizionale, è il canale di lui, per chi ama radersi la testa, lui ogni tanto mi sembra che fa le rasature di testa, potete seguirlo, forma parte del nostro gruppo anche lui, un altro scimmiatissimo, e vi può dare consigli perché, ripeto, guarda, io ho portato l'esperto della testa proprio alla prima live perché no, ragazzi, non ne addirittura non lo sapevo, ma ecco, anche Stefano Duozzi interviene. Altro amico del gruppo, cancelliere attualmente, non lui. Esatto, è l'attuale cancelliere. No, c'è un triumvirato, attualmente c'è un triumvirato. È uno dei triumviri lui, è il custode del link lui. Ragazzi, volevo approfittare, qualcuno ha messo che siamo 100 in live, non me lo sarei mai aspettato, gli avevo detto a Izzy, ma speriamo di arrivare a 20-30. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi amiamo. No, questa è l'idea. Vero, anche Dario Lazzarini fa le rasature della testa, soprattutto ultimamente, alterna 2 video alla settimana, da ultimo, il giovedì e il martedì. Dario Lazzarini sta facendo... di accendere la luce, siamo stati tutta la settimana a fare le prove di luce e non ho acceso le luci. Mi manderà a quel paese ora. L'ho accesa ora e l'ho accesa, dai, gli ultimi 10 minuti l'ho accesa. Vabbè. Comunque guarda, giusto per finire, per chi comincia le prime volte, è normale che, allora, inizialmente il cuoio capelluto può essere un po' più delicato delle guance. Quando comunque poi abitui la pelle,
E questo vuol dire che io il primo anno addirittura avevo il cappello e la cuffia. Vabbè, adesso poi anche per comodità d'inverno la cuffia me la metto se vado in montagna, perché d'inverno potrei stare senza cappello e senza cuffia perché la pelle si è abituata. Quando ti abitui, dopo i primi 2 mesi, addirittura puoi osare di più con rasoi dove non oseresti in faccia. Il limite è solamente pensare di tagliarsi, ma ti ripeto, certo. Così, perché anzi dopo diventa letteralmente cuoio e sempre da stare attenzione. Non ho la stessa pelle che avevo a 18 anni. Interessante questa domanda. Saponi vecchia scuola, cosa vi piace? Proraso. Ultimamente, allora, per sempre la Wood & Spice come fragranza. Secondo me, dicevamo prima, ci sono saponi che costano anche 50 euro. Non discuto la qualità, ma per me è la fragranza più buona del mondo della rasatura personale. Ultimamente però anche la Proraso Blu mi sta dando delle soddisfazioni di protezione e nutrizione della faccia, soprattutto la Proraso Blu per forza in tubetto, ma ho finito la bianca settimana scorsa in barattolo, l'avevo cominciata a provare in tubetto, e i tubetti Proraso sono veramente tanta roba. Mi sto trovando ultimamente con la Palmolive, tutte? No, Ivan. Anch'io tra quelle vecchie a scuola, poi ammesso che siano vecchie a scuola perché magari è cambiato un po', visto che anche Proraso ha rifatto le formule circa 2 anni fa, però già la Proraso Blu vecchia versione era tanta roba, così come sono tanta roba anche le One Blade, la linea One Blade, quindi Wood & Spice, Cypress Vetiver e Azure Lime, se non erro. Sì. Poi, se per vecchia scuola si intendono anche saponi di un certo pregio, lì il discorso si amplia. Comunque... Barberia Carottese? Tanta roba questo, tanta roba, veramente. Guardate, l'ho provato l'altro giorno che ero molto irritato nella zona sotto del collo perché avevo sudato, mi sono messo questo, sono andato un attimino sul divano, sono tornato allo specchio e mi era andata via tutta la parte arrossata del sudore post rasatura. Non c'ha acido, come si chiama, il ialuronico. Ialuronico. Non c'ha vitamina C, è veramente valido questo prodotto, mi è sembrato. So che lui lo raccomanda anche mettere qualche goccia quando si prepara il sapone dentro il sapone, veramente valido. Questo me l'ha mandato Carcamo. La crema della Williams. La Williams costa un patrimonio, non so come mai è aumentata tanto. L'altro giorno qualcuno mi ha domandato se l'avevo provata e ho detto fammi comprare una saponettatura in Amazon, ma sta arrivata a $25 la saponettatura, sono male. Ma la Williams, secondo me lui sta parlando della Williams, quella in tubetto mentolata. Quella non la conosco. Adesso non mi ricordo come si chiama, se volete ve la vado a prendere, ve la faccio vedere. Allora, che purtroppo la mia... pur essendo sigillata, questa sembra la birra. Torno un attimo che prendo il tubetto. Sì. Vi faccio una prima, non tiro fuori il sapone che ce l'ho là perché sennò mi casca tutto. Allora, questi saranno i prodotti che userò se arriviamo a 1000 utenti. Questo è un sapone, un aftershave del club di Adrian Evans, che figuratevi, ho comprato nel 2017 e non ho mai aperto, mai usato, perché il sapone è intonso. Dissi che questo qua lo usavo per una questione speciale, che finora in rasatura non era mai arrivata. Allora sarà il prodotto che userò quando arrivo a 1000. Però vi posso dire che ha un odore talmente forte qui dal tappo chiuso che quando lo aprirò mia moglie mi butterà fuori di casa sicuramente. Perché è una se non l'ha fatto fino ad ora puoi stare tranquillo, è una cosa avrebbe già dovuto farlo. Questo è un sapone del 2017, cioè il sapone nuovo di Z. Esatto, la Williams non la fanno più e questa si è deteriorata nonostante fosse sigillata con il tappo in alluminio che la richiudeva, è diventata praticamente, adesso ve la faccio vedere, a pallini. Di fatto è uscita anche un po' di odore d'ammoniaca, quindi di fatto è quasi inservibile. Si può utilizzare giusto
ogni tanto mischiandola a qualcos'altro. Ma no, non la usare perché è giusto per dire un tubetto vintage di una cosa che non fanno più. Non ti sbagliare a berlo, stai tranquillo che non ce la fai. Se dal tappo chiuso mi arriva quell'odore così forte, non voglio immaginare come sarà quando lo stapperò. Non so se partirà il tappo, non credo, spero di no, perché mi preoccuperei. Sciabola come se fosse un cristallo. Vabbè, dai, ci sei già rasato col sapone alla benzina. Izzy, ci sono altre domande? La prossima volta devo usare il computer perché non ho visto quasi niente. Faremo così. Tanto io non ci sarò, quindi. La crema da barba nel tubo bianco Gillette è sicuramente tanta roba. L'ho appena finita perché ne avevo una vintage, cominciava a puzzare e l'ho approfittata per usare sui bracci. L'ho buttata via, sarà 15 giorni fa. Sì, lavorava molto bene, solo che la mia aveva preso un odore strano, infatti ci mettevo 2 goccette di olio profumato perché non ce la facevo, in faccia non ce la facevo più a usare. Forse Alessandro sta parlando della nuova Gillette, quella in tubo bianco, la Skin, che è quella che hanno messo appena in commercio, che è una buonissima crema. La blu è spettacolare. La blu si fa... è buona. No, spettacolare. Esatto. Parlo del tubo bianco. Sì, lui parla della Skin. Sì, che poi può essere utilizzata anche come una crema brushless. Se non hai voglia di montarla, te la spalmi e va come le vecchie brushless. Bracci possenti. Vada che bracci possenti. Non guardali. Certo. Guarda, a 18 anni non ce li aveva, Guarda che berba che sono, con me non ti mettere, Io invece ho dovuto mettere... Oddio, con Bruno non è che conviene tanto guerreggiare. Grossino. Non ci farei a schiaffi con Bruno. L'unico che può competere è Riccardo. Come altezza. Ha la stessa statura. Io ho dovuto mettere nella Proraso bianca la Noxzema al burro di karité, perché tenendo la testa in giù mi perdeva, non so se un po' di burri o qualcosa, continuava a spurgare dal tappo, che è chiuso, L'ho dovuta mettere qua, però era già un po' asciuttina. I Valobra, è vero. Non l'ho mai provato, Andrea, non l'ho mai provato. Io ho scoperto dell'esistenza del Valobra 2 anni fa. Perché quando hanno cessato di produrle non si trovavano più. Quindi... Io l'ho scoperta con Salvatore, quello stava in Panama, che ha commentato prima, me la fece vedere quando andò in Italia, che ce l'aveva. Io non la conoscevo quella. Gli effetti della rasatura tradizionale. Sì, parla Guido, Ciao Guido. Ciao Guidone. Poi Guido lo porterò per fare a botte con gli affilatori. Esatto, creeremo la guerra proprio. No, vabbè, ma abbiamo le nostre idee, quindi... Sì, ragazzi, una cosa, se entrate nel gruppo nostro e accettiamo tutte le idee, veramente no. L'unica cosa è il rispetto e basta. Esatto. L'unica cosa sì, ma non perché accettiamo le idee di Guido, perché siamo lì per accettare, comunque dice cose che hanno un senso, è giovane. Una di 10 la dice giusta, dai, una di 10 la dice giusta. Tanta roba. La Noxzema, se volete posso rispondere. Tranne la mia che perdeva un po' di burri. No, ma io ho già fatto un paio di rasature veramente comunque a livello della Proraso blu, esatto, è quella lì che a me spurgava. È tanta roba, però bisogna metterne tanta di più rispetto alla Proraso, cioè a parità di quantità diventa più evanescente rispetto alle altre creme, però come post è ottima perché... Quello che dicevi te, Ricky, mi sta buttando qualcosa, sì, anche questa. Sarà un anno. Quello è l'olio di cocco. Esatto. Perché praticamente io, tirandola fuori dal tubetto, visto che era parecchio densa, tipo la Williams Divan, mettendola nella ciotolina, poi l'ho spalmata un attimino con la Sacra Vanga, e praticamente è diventata comunque più morbida. Adesso vediamo
dopo il weekend, perché tanto credo che il weekend sarà, andando via in montagna, sarà completamente di Texas on Fire, quindi... Danilo, dispiace tanto, dispiace perché erano 3 profumazioni, a me piacciono tutte e 3, ce le ho tutte e 3. Però forse questa notizia delle Wood and Spice tolte dal commercio, un po' come la storia di Dovo e di Merkur, che la Merkur sarebbe fallita e non avrebbe più prodotto i rasoi. Merkur continuerà a produrre i rasoi, semplicemente c'è stata una scissione tra la Dovo e la Merkur, perché la Dovo è in stato prefallimentare, mentre la Merkur dal 2022 va per la sua strada e quindi continuerà a produrre rasoi. La stessa cosa vale per la ProRaso One Blade. Dicono che verranno tolte dal mercato solamente i tubetti, per cui continueranno a produrre, ma in vescica. Esatto. Praticamente... verrà fatta la vescica, perché nasce come una linea professionale che doveva essere venduta soprattutto dai barbieri, per cui tu andavi a farti la barba, poi ti compravi la crema, e vorrebbero impostare di nuovo questo tipo di marketing, per cui probabilmente sarà disponibile non più nei negozi ma tra i barbieri. Scusate se vi ho interrotto. Non è male, ora non so se da voi si trovano le Old Spice, queste sono fatte in India, no? Però anche come profumazione sa di Old Spice, le sto usando per i bracci, le sto finendo per i bracci queste creme perché mi vanno a male, come le uso poco. Mi consiglio il Single Edge che lavora in viso in maniera favolosa, Vector, Blackland Vector, c'era l'offerta 20% di sconto, non so se l'hanno tolta. Non so se Bruno di Sbarba ce li ha o li porterà, però Vector, quello che ti consiglio. Per un'alternativa più economica gliela diamo? Dagliela te, vediamo cosa gli consigli. No, su Single Edge proprio quella è una materia totalmente... C'è il Yaki che copia un po' il Vector, ma Excalibur? Sì, io l'ho appena comprato, l'ho messo nel carrello ieri sera. Lo sento più aggressivo, raspa di più la lama. Il Vector è veramente delicato. L'ha provato anche Kakamo, ci è rimasto, ve lo dissi, quando provi quello non comprare un altro Single Edge perché non lo trovi come quello. È veramente il top in Single Edge. C'era questo rasoio qua che andava benissimo, ma non lo fanno più purtroppo, che era il Mongoose. Caspita. In alluminio, questo è favoloso perché è delicato. Però se devo scegliere tra Vector e questo, preferisco avere un pochino più di efficacia e andare sul Vector. Questo è molto delicato, però rade benissimo fra i Single Edge. Un altro che rade molto bene dei Single Edge è anche questo qua, che non ho il manico, solo la testa, che è un Mongoose, che è Above the Tie. Questo è l'S1. S1 questo è un compromesso fra efficacia e delicatezza, rade bene. Però se devo suggerire uno, lo so che costa caro, però meglio... È quello che ha usato Andrea Tarenzi nel video, adesso non mi ricordo il nome. Quello io non lo so, ce l'ho, ma non lo consiglio. Asilium S... l'Asylum, sì. No, io non lo consiglio questo. Non lo consiglio. Non so, a me mi è sembrato molto bastardo come rosso. Ok. Cioè, questo se sbagli un minimo l'angolo, mi ricordo la prima volta che lo provai, c'è un taglio, quindi c'è l'azzonamento che è molto complicata, attraversa, come faccio a fare? Ma quello perché tu hai la balsa, non hai il mento, quindi è per quello. Però non lo so, mi sembra un po' troppo esagerato questo. Non lo so, non mi sento di consigliarlo. Ok, no, era giusto la mia curiosità. Grazie Rock, a Walk 2 in alluminio. La Walker, ricordatemi qual è, quello con le mezze lamette o con le Artist Club? Forse con le mezze lame, anche Lock lui dovrebbe essere con l'Artist Club. Anche lui tipo falcetta? Non ce l'ho, non l'ho mai provato. C'ho quello con c'è il 3 che è quello in acciaio. Però non mi è piaciuto. Quella testa che ha, te la devi appoggiare troppo in faccia, sento che mi frena, non mi è piaciuto. Però non c'è quello con le Artist Club, c'è quello delle mezze lamette. Ecco, intanto Davide spenderà... tanto se ti compri un altro, almeno che non sia un Jackie, vai a spendere più di 100 euro. E allora metti da parte i soldi, comprati, secondo me, il meglio rasoio che c'è Single Edge il Vector, no? Come sensazione di taglio, vedrai quando lo provi ti ci innamori, ti viene voglia di buttare via. Il problema sono le lamette che
secondo me sono lamette che vanno usate, cioè se cominci una ti ci fai 10, 12, 13 barbe, quello che ti dura e poi la butti via, perché ho sentito che a lasciarle lì perdano il tagliente quelle lamette. E probabilmente si ossidano. Qualcosa gli succede. Un po' come in mano libera, che se non scoramellati... No, ma anche scoramellati, comunque se lo lasci lì e anche dopo un mese vuoi farti la barba, comunque lo devi riscolamellare. Esatto, quello volevo dire. Anche se poi dici sia un Mastrolivi che baciami subito, parlo di questi perché ce li ho, quindi non so le confezioni degli altri, ma immagino anche un Tonarini, ti diano tutti quanti la confezione, scatoli nel legno, ti dici ma è lì dentro, che ha fatto? Niente. Comunque il filo si perde. Più o meno perde. Non taglia un... Ok, ha già risposto Terenzi che ce l'ha. No, ti dico, no. In single edge, guarda, ce ne ho tantissimi. Questo è anche bello, è il Rocknell, l'SE scartato, niente, non mi è piaciuto per niente. Ma perché tu sei di gusti molto difficili e selettivo, ormai... No, non mi dire questo. No, ma ormai tu veramente sei viziato. Quello che mi ha detto Caccamo potrebbe essere provare, una volta usata la lametta sul single edge, montarla qua e provare a scoramellarla potrebbe essere sullo perché a mano non ce la fai a scoramellarla. Devo provare la prossima volta che magari tirandolo un po' più fuori, facendo un po' più di esposizione. Potrebbe essere, però l'importante è riuscire a dare bene l'angolo, tenere il filo, certo. Se no l'asciugo io. Blackland non vende più a rivenditori esteri. Gli above the tie non lo so. Ok, niente, stavo facendo pubblicità perché mi sembrava che te vendevi i prodotti della Blackland, o mi sbaglio? Infatti dice non vende più. Non vende più, c'è Luca in casa, non so se è attaccato, che ha avuto una dura giornata di lavoro. Tanti saluti anche a Luca. E 2 giorni dopo hanno messo 20% di sconto. Queste sono le bastardate. Sì. A volte. No, dico, vedi, c'ha ma noi avremo delle coramelle che non si taglieranno, caro Guido. No, ma con la lametta così. Tagliata userò quella, non ti preoccupare, non la metto sul cavallino lì, non ti preoccupare. Oppure sul jeans. Pubblicità, ragazzi, lo trovate su gruppi Facebook. Coramelle fantastica al prezzo giusto, veramente. Max. Nascondi. Francesco, ritira fuori lo Chavette Feder per cortesia, perché facciamo un favore a Andrea, vai. Andrea. Aspetta, torno anch'io, arrivo subito. Magari fosse in Italia, li manderei tutti i rasoi a Terenzi perché me li provi, perché veramente la mano che ha Terenzi non ce l'ha nessuno, ragazzi, io non l'ho vista a nessuno. E mi piacerebbe vedere come lui usa questo Chavette qua, perché questo ha le guancette, ora la camera non ce la farà a inquadrarlo, però questo non va diritto, se no che fa una pancia. Feder dice che uno dovrebbe metterlo abbastanza sdraiato, schiacciare verso il dentro e poi venire diritto. Io non ce la faccio a usarlo così, io lo uso come il mano libera, aperto, ma molto aperto. E mi piacerebbe vedere qualcuno che lo usa così. Ma attenzione, questo è il Feder. Questo a differenza di quello tuo ha un profilo più acuneo. È più dritto. Questo qual è? Questo è il Feder originale o è la copia? No, questo è il Kai Captain di D7 o R7. Ho capito. Che di fatto simula il DX della Feder. Molto molto bello, qualità costruttiva pazzesca. Vale allora, i soldi che costa. Rispondo a questa domanda: hai più utilizzato il rasorino Flaboy? Allora, il mio rasorino ce l'ha questo signore qua, che l'ho mandato in Italia con un amico e l'ha usato l'altro giorno, però sì, mi è rimasto a me, non ce l'ho qua, c'ho quello cromato che ho comprato nichelato, cromato. Sì, l'ho usato in una sbarbata l'altro giorno privata e mi ci trovo bene, ti dico, non è un rasoio che mi fa impazzire, okay? Però ogni tanto mi ci diverte. Divertente. Sì, mi ci diverto a usarla, sì. Però, France, per comfort, col mano libera, non ti conviene per la pelle chiudere l'angolo? Vedrai che... No, ora ultimamente li sto usando più chiusi, però ho imparato, sai che io ho tutto del mano libera, ho imparato vedendo su YouTube. E ero partito con un angolo apertissimo, ora si sto chiudendo molto di più, infatti. Allora, se hai
diciamo, se lo vuoi sentir cantare, ti prendi una molatura full hollow, apri un pochino. No, con i miei non cantano nessuno. Però se hai molature già tipo il quarter hollow, esatto. O tutte bestie. Ma anche lo stesso grifo, no? Lo stesso grifo comunque, che è quello che, tra virgolette, regna su tutti, comunque non ti dico col discorso di pigiare, ma avvicinandolo con un angolo proprio vedrai la pelle. Un po' alla Chavette. Sì, praticamente dovrebbe andare a copiare lo Chavette, e poi, come dice Guido, cerchi di fare anche una sorta di cucchiaino quando vai giù, movimento a cucchiaio, vedrai che la pelle delle guance, del collo, libera, ho bisogno di imparare, sono a parte che lo uso poco, ho iniziato 2 anni fa. Tanta roba, Matteo, tanta roba, tanto in profumazione che come saponi, fantastici. L'ha provato anche Tarenzi nell'ultimo video, nel penultimo, quello non ce l'ho io al barbershop, mi ha scimmiato da morire. Però sono io ho provato, la meccanica è ottima. Qualità-prezzo secondo me è ottima. C'ho questo qua, il campioncino ed è buonissimo. Questo è scuro, abbastanza buona la profumazione, però come sapone è ottimo, buona. Questo è molto dolce. Ottimi, come saponi vanno benissimo. Poi loro fanno delle belle profumazioni. Sì. Allora, c'è qualche altra domanda che abbiamo lasciato? Abbiamo già 1 ora e 15, io direi altri 5 minuti e poi chiudiamo. Avevamo detto già sono 1 ora e 20, però veramente il tempo passa rapidissimo. È vero, quando fai la live il tempo passa molto più velocemente. Non voglio che poi la moglie me lo ammazza, sennò poi non ci abbiamo più nessuno per fare le dirette. Ho visto che c'è 287 commenti, non ne ho visti nessuno, vi chiedo scusa, ma dal cellulare è impossibile, la prossima volta lo faccio dall'ufficio usando il PC. Il sito francese vende entrambe le basi, talovate e vegetali. Ah, non lo sapevo. In America arrivano solo le talovate, ti chiedo scusa, non le ho mai provate. Le vegetali. Non sapevo nemmeno che facevano vegetali. Interessante. Si impara con le live. Ci si può le prossime 100.000 iscritti. Ah, l'ho fatto! Userò il rasoio, non lo so che userò, però come sapone si vede se indico questo? Ariane Evans, questo si chiama Black Bridge Scotch, che ha come aftershave. Ah, quello sulla bottiglia. Questo qua. Grazie Aldo. Che è del 2017 e non l'ho mai aperto, è in tonso. Grazie a te, Andrea. Il tempo passa, quanto è un piacere, bravi. Grazie. Poi ci devi accompagnare te. Anche perché una live con Tarenzi ospite sarebbe tanta roba, così come con Bruno, eccetera. Esatto. Quando Tarenzi ha detto che montava il sapone come faccio io, mi ha fatto fare 150 nuovi iscritti in YouTube. Ti ringrazio. Poi ti ha citato anche esplicitamente invitando a iscriversi sul tuo canale, quindi è stato un gesto veramente umanamente spettacolare. Ma si sapeva. Domenica ci sono stati, se male non ricordo, quasi 100 iscritti. Non capivo che ho detto, sarà che qualcuno mi ha pagato le iscrizioni al canale? Merito del tuo manager, Francesco. Sicuramente. Il manager avvocato. Iniziano a produrre la mette, sono veramente fatte in Italia? Non lo sappiamo. Almeno dovrebbero essere made in UA. Quindi in Europa ci dovrebbe essere il marchio. Saranno fatti, speculo, però sto inventando. Probabilmente sono fatti in Germania, che dove le stanno facendo, credo ancora qualcosa. Però ho visto il prezzo, sono veramente fuori mercato. Magari si può prendere un pacchetto o 2 per provarle, ma una stecca io a 60 euro mi sembra, 200 la mette, mi sembra esagerato, veramente esagerato. Cioè devono nemmeno se tagliare barba da sole, perché siamo
prezzo delle Feder, che insomma hanno già un nome e hanno anni e anni nel mercato. Non lo so, poi magari tagliano benissimo e sostituiranno tutte le altre lamette, ci può essere, però mi sembra che per un... Però immagina in America quanto ti vengono a costare. Cioè, uscire con un prodotto nuovo con questo prezzo mi sembra esagerato, cioè almeno fatti conoscere, fatti provare, poi magari ti dici un pochino il prezzo, però Madonna, sono partiti subito a bomba. E poi mi sembra un po' una contraddizione, perché infatti sono sempre stati rasoi economici. Allora, con il rasoio economico e poi spendi la lametta, spendi più in lamette che quello che vale il rasoio. Non lo so. Vanno provati. Comunque, se arrivano io un pacchetto me le faccio, di sicuro. Certo. Beh, se vai a vedere... Altrimenti non sai come raderti, giusto? Beh, però se vai a vedere quando compri il singolo pacchetto di Feder e di Kai, le Feder costano di più in numero assoluto. Sì. Poi, che sono 4 almeno qui tra Amazon, Goodfellas, Bruno, insomma sei sui 4 e qualcosa, 4,90. Però poi le Feder, le Kai a 3 e qualcosa. Però attenzione, le Feder almeno io con la scatolina bianca in plastica ci sono dentro 10, le Kai ce ne sono 5 per 3 euro, le Kai costano un fottio praticamente. Però... Oggi ne ho dovuta buttare una perché quando le misurai col calibro l'avevo aver sciupata, ho provato un lato, mi strappava, l'ho buttata via. E anche qua sono cari, perché negli Stati Uniti sono cari quelle lì. Tanto le Feder, non ho mai visto un'offerta di Kai e Feder, mai le ho viste in offerta. No, ma l'acciaio giapponese te lo fanno pagare. Sì, però insomma dai, io mi trovo bene anche con altre lamette. Buonasera Marco. Un saluto anche a Marco Donghi. Oh, ci fa l'onore di presenziare. Che piacere. Abbiamo parlato anche dei tuoi rasoi oggi, ti abbiamo fatto pubblicità. E approfitto personalmente, visto che non ho fatto il commento ancora sulla loro pagina, Marco, ragazzi, complimenti ancora per stiletto in alluminio, perché la testa oramai solo stiletto, 3 passate, 5 giorni su 5, quindi ragazzi, veramente, prodotto italiano di altissimo... So che ti ha arrabbiato per l'abbassamento di prezzo, però vabbè, io vi faccio i complimenti perché siete riusciti a portare un prodotto a prezzo più basso, sicuramente vale la pena. Certo chi pagò l'altro più caro e niente, purtroppo mi immagino in quel momento e con quel rivestimento c'era quel prezzo. Io l'ho presi al Black Friday e mi venne a un buon prezzo, quello nero. Però comunque ora questo qua, con questo materiale, con quella lucidatura, quel prezzo mi sembra veramente un rasoio che vale la pena comprarselo. Un bel pezzo. Poi da quello che ho capito che hanno scritto che sono 500 pezzi soli, che diventerà anche un pezzo da collezione da qui a qualche anno. Vero. E approfitto, se Marco c'è ancora, la base di questo qua che ho letto che usciranno le basi con le varie esposizioni vendute per separato, sono compatibili con quello rivestito, per esempio io quello nero, sono compatibili con quei rasoi? Mi interesserebbe se risponde questa domanda sarebbe interessante, se si può montare la base con la testa e il manico della prima versione che uscì rivestita. Anche per stiletto in alluminio sta succedendo lo stesso, viene fatta una nuova base con un gap leggermente superiore. Quella attuale è 0,54 e la prossima sarà 0,65. L'esposizione è uguale. No, Marco, stiamo quasi chiudendo la live perché avevamo detto che facevamo un'ora, però come c'era tanti ragazzi ancora attaccati, c'era domande, abbiamo esteso un'altra mezz'oretta. Ma poi assolutamente, questa è l'idea. Se riusciamo a dare notizie, informazioni di ultima ora, a noi ci piace. Siamo troppo scimmiati ormai. Ha voglia, quindi. Ci vuole un attimo, ora ti aspettiamo un attimo, vai, rimaniamo un altro pochino. Se c'è Izzy, scusa che abbiamo detto un'ora, ti stiamo togliendo tempo. Per qualche altra domanda, approfittiamo mentre aspettiamo la domanda del Donghi, poi chiudiamo. Io non ho mai provate. Sciarpe Titanium. Allora, le sciarpe ce l'ho, non so se c'ho le Titanium, però se le ho provate non me le ricordo. Però io faccio poco test, ragazzi. Io con le lamette è difficile che non mi trovo bene con la lametta. Anche io uso sempre quei 10 tipi esagerando, ma alla fine si restringono a 3, 4. Sì. Una volta che ho trovato la mia quadra.
devo essere sincero, magari con alcuni rasoi addirittura provavo alla seconda, terza rasatura, inteso secondo, terzo giorno, fastidio con le derby nere che sono comunque dure, o addirittura con le astra verdi. Col rasoio che stavamo dicendo prima monto tutto. Guardate, boss, tanti saluti al nostro boss. Eccolo il boss. Ragazzi, grazie Ale, eccolo là. Lui è. Grazie. Ivan, di chi è lui? Lui è il fondatore del gruppo Sbarbiamoci senza pensieri, è colui che ha messo insieme il nostro gruppo, facendo una selezione naturale, probabilmente involontaria, ma non si capisce come i risultati, che per me sono grandiosi, perché abbiamo creato un gruppo di amici fenomenale. È una Questo famiglia, è. ragazzi, Grazie Alessandro, o anzi Ale. Abbiamo messo in difficoltà il Donghi con quella domanda, mi sa. Beh, Aldo Santucci prende le percentuali sulle Vizamet, quindi sappiatelo. Grazie Ale. Grazie Ale, un abbraccio. Allora, qualche altra domandina rapida, che vedo c'è 336 commenti. Ne avremo risposti 10. No, qualcuno in più. 15. È difficile, la live va via il tempo troppo veloce, veramente. Bisogna farne di 4-5 ore. Oh, io sono in piedi, sono. Li conoscete? Sì, li ho provati, ce ne ho 2, me li ha venduti, sembra Sbarba, li ho comprati su Sbarba, sono arrivati anche qua in America, comunque lavorano bene, sì. Non sono così che mi hanno fatto impazzire, però sapone. È che oggigiorno, ragazzi, è molto difficile che ci sia un sapone che non funziona, è molto difficile. Solo il rivestimento per costumi senza il PVD, quindi dovrebbero essere compatibili senza problemi. Okay. Grazie Bruno. Vedevo Donghi che rispondeva a un ragazzo e gli diceva che c'era qualche differenza. Ora, non so se intendeva solo il rivestimento o se anche come geometrie hanno cambiato qualcosa. Ti prego, fai un tour del tuo bagno o mostraci la tua collezione di saponi. Allora ragazzi, per mostrarvi la mia collezione di saponi non mi basta la memoria del telefono, ho solo 512 gigabyte il mio telefono di memoria, non ce la faccio a registrarla tutta. La facciamo in un'altra live, Fra. Nella prossima live ci sarà Francesco che ci mostrerà la sua collezione, anche perché devi andare in vari posti, devi andare in ufficio, devi andare nel cargo che sta parcheggiato. No, a parte gli scherzi, che molte cose ce l'ho in cassetti, armadi, è difficile, cioè dovrei tirare fuori tutto. Comunque sto pensando di montare un video più avanti, magari quando arriviamo ai 1000 iscritti, facendo vedere un po' tutta la collezione, ma devo prendermi veramente un tempo per tirare fuori tutto, per poter filmarlo. Riuscite a montarlo? Trooper, mi sa che no, non ce l'ho. Io ho Truffenhill, Arzop e sì, Truffenhill monta veramente bene, quello là non lo so. Allora, Donghi, chi può leggere per piacere la risposta che non vedo bene il cellulare? Allora, su tutta la storia di Stiletto Titano Acciaio, il mio fratellone so che ha già illustrato tutte le vicissitudini e quindi non vorrei ripercorrere tutta la storia. Per la differenza di prezzo, e adesso gli diamo tempo anche di... si farà un'altra parte del messaggio. Il prezzo è intendibile, lo che vorremmo sapere è se si può, solo se sono compatibili le nuove piastre per chi come me per esempio ha comprato lo stiletto rivestito, perché mi interesserebbe per esempio provare la piastra intermedia, però non so se poi è compatibile, come ho lo stiletto rivestito, non so se è compatibile con questo qua, montare la piastra dei nuovi, perché se no mi tocca comprare lo stiletto nuovo. O altrimenti piastra e cap, il manico tieni quello che hai. Se viene il cap per separato. Cazzo, grande Marco. La risposta
nei prossimi giorni. Appuntate, così vi obblighiamo a venire. Esatto, bisogna fare come facevano nell'Ottocento, che i romanzi venivano pubblicati a puntate sui giornali in maniera tale da spingere la gente a comprare sempre di più. E noi faremo voi farete la stessa cosa, tu e i prossimi ospiti. Francesca, il magazzino. Infatti Donghi è nascosto dietro. Ok, le piastre sono intercambiabili. Abbiamo la risposta. Grazie per l'informazione. Grazie. Allora aspetterò le piastre, sicuramente. Va bene ragazzi, io direi che per stasera avevo detto 1 ora, ma 1 ora e mezza abbiamo fatto praticamente. Io non so come ringraziarvi a tutti. Saranno rese disponibili nei prossimi giorni. Perfetto. Grazie, allora, sto aspettando anche Maremoto, mi sembra che si chiama così il nuovo sapone, solo che lo vorrei con l'after e speriamo che qualche negozio americano lo compri, perché purtroppo c'è ancora problemi di spedizione degli after dall'Italia agli Stati Uniti e viceversa. E quel sapone lì veramente, se è ispirato a quello che penso, quello non me lo faccio scappare. Già c'ho in artigiana, ma quello lì deve essere del benessere, ma quello mi sa che lo supera. Ciao Bruno, ciao Michele. Michelaccio, Aldo. Allora ragazzi, grazie a tutti, veramente. Grazie per averci seguito, grazie a te e per la per vostra averci... pazienza, la vostra bontà soprattutto. Esatto. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana, va bene, mercoledì prossimo, almeno che se no vi avvisiamo se cambiamo giorno. Però per continuare a parlare di rasatura. La prossima settimana vi prometto che staremo più attenti alle domande, mi organizzo meglio. Oggi stavamo imparando tutti per vedere come funziona. Infatti questa è la puntata 0, esatto, la puntata 0 pilota. Comunque, esatto, quindi un grazie comunque a te. Buona serata a per tutti. averci ospitato nel tuo spazio. E... No, questo canale è di tutti ragazzi, come io ho scritto nel mio canale YouTube è di tutti. Chi vuole partecipare, chi vuole fare commenti, e anche se dico cose che non gli sembra, che me lo dica sempre con rispetto, però ragazzi è per questo che siamo qua, per condividere la nostra esperienza, la passione e per passare un'oretta e mezza. Noi comunque ringraziamo per l'ospitalità. Esatto. A Izzi, perché siamo tutti in casa di Izzi. Esatto. Grazie, anche perché sennò tua mamma si arrabbia perché che tu devi salutare da parte mia per avermi fatto partecipare a questa live. Già che ti sta vedendo la live. Ciao. E allora la salutiamo. Ciao ragazzi.